Come al solito facciamo un brevissimo periodo di silenzio, lasciate andare ogni aspettativa, ogni idea di voler ottenere qualcosa in più dal silenzio, lasciate che ci sia solo il silenzio con i pensieri che continuano, il corpo che manda i suoi segnali, però nel silenzio, senza voler ottenere nient'altro, stiamo nel puro e semplice silenzio, che è apertura. Va bene. Oggi da più parti si sottolinea quella che viene chiamata la ricerca di senso. La gente è disorientata, non ha punti di riferimento certi, si sente smarrita e si interroga sul senso di tutto questo. Qual è il senso della vita, dell'esistenza, del tutto? Ora, questo aspetto da un lato è universale, finché da quando c'è l'umanità spesso le persone si sono interrogate sul senso e nel corso di una vita, mano a mano che si passa alla seconda metà e si comincia a capire che la vita non abbiamo di fronte delle praterie, ma gli anni si restringono e prima o poi si morirà, questa urgenza di trovare un senso all'esistenza in molte persone diventa più forte. Quando si entra nella seconda metà della vita e si comincia a vedere che il tratto percorso è più lungo di quello che resta da percorrere e non si sa neanche quanto durerà prima di morire, si acutizza questo interrogativo sul senso della propria vita. In molti casi è inconsapevole, cioè questo interrogativo rimane inconscio e la persona anzi cerca di distrarsi il più possibile per non pensarci, coinvolgendosi con le cose che gli sembrano importanti nella sua vita personale, per cui si evita questo interrogativo preoccupandosi dei figli, del fatto che non trovano lavoro oppure che non fanno quello che uno si aspettava, oppure ci si la prende con la politica, con la situazione sociale, economica, eccetera. Cioè tutte queste cose, oppure le faccende quotidiane, il collega di ufficio che ti rompe le scatole. Ecco, è un modo di trasferire su piccole vicende quotidiane tutto il proprio coinvolgimento emotivo per non sentire questa interrogativo di fondo che ovviamente c'è in tutti. Altri invece lo sentono più coscientemente e spesso danno delle risposte, insomma, danno le risposte in una fede religiosa, in una via, nel lasciare un segno di sé che ho combinato nella vita, cercherò di
di fare in modo che anche quando non ci sarò più la gente si ricorderà di me e così via. Nel corso invece della storia ci sono periodi storici dove si crollano certe certezze e ancora non sono sorte altri paradigmi, non sono sorti altri paradigmi per cui impostare la vita collettiva, e in questi periodi di transizione c'è molto disorientamento e la domanda di senso si fa di nuovo più forte. Alan Watts una volta ha scritto che l'umanità non si divide in filosofi e non filosofi, ma soltanto in buoni o cattivi filosofi. Che voleva dire? Beh, intendendo in maniera molto lata la filosofia come una visione di che cos'è la realtà e di chi siamo, è ovvio che tutti quanti devono averne una, perché non sarebbe possibile senza una gerarchia di priorità riguardo a ciò che è reale e ciò che non lo è, ciò che conta di più e ciò che conta di meno, chi sono io e che cos'è la realtà. Senza questo noi non potremmo prendere neanche una semplicissima decisione. Se per esempio, che ne so, ho un amico e io con questo amico aspiriamo tutti e due allo stesso avanzamento di carriera che sarà per uno solo, e siamo su per giù pari come prestazione, io posso competere con questo mio amico, però mi si può presentare l'occasione di avere una raccomandazione. Allora, che cosa faccio? Allora, se scelgo la raccomandazione e di passare avanti, tra virgolette, ingiustamente a questo amico, vuol dire che nella mia scala di valori fare soldi o fare carriera è più importante dell'amicizia. Se invece io in qualche modo non faccio questo e lascio che si valuti veramente la nostra competenza o riconosco che l'amico è più competente, allora vuol dire che metto l'amicizia avanti alla carriera, per dire, no? Però devo avere comunque una scala, una gerarchia di valori per fare questo, e una gerarchia di valori dipende da come vedo il mondo. Capite che tutto il nostro atteggiamento dipende dalla filosofia esplicita o implicita che ognuno di noi ha. Per esempio, il rapporto con situazioni di sofferenza o di ingiustizia che subiamo nella nostra vita varia molto a seconda del contesto filosofico che uno ha. Nel senso che, per esempio, se uno crede in Dio e sa che le proprie azioni dopo la morte saranno premiate con l'inferno e col paradiso, la morale diventa una cosa più consistente per me da seguire, perché insomma, oppure se credo nel karma. Se credo nel karma, per cui non è vero che uno alla fine fa un'azione sbagliata o cattiva e se la cava, perché se non te la cavi in questa vita, la prossima farai i conti con questa azione. Sono due filosofie, tra virgolette, nel senso che se voi ci pensate in maniera un po' mitologica, sia l'idea del karma, sia l'idea di un Dio giusto che punisce e premia, sono una concretizzazione mitologica di un'idea più generale, e cioè che nell'universo c'è un equilibrio delle forze, per cui ogni squilibrio riceve poi un aggiustamento perché gli opposti si equilibrano. E allora uno che ha questa idea affronta per esempio un'ingiustizia ricevuta oppure una sofferenza nella vita come per esempio una prova della provvidenza o un frutto del karma. Quindi se ho una sofferenza è perché io chissà che ho fatto nella vita precedente, oppure perché Dio mi vuole mettere alla prova.
e in questo modo rafforzo la mia anima. Sono tutte storie che la mente ci racconta, ma che descrive come io una mia visione della realtà che mi permette di affrontare in un certo modo quelle cose, che per esempio è diverso da chi ha un'altra visione, cioè che l'universo è regolato dal caso e che quindi può succedere di tutto nel modo più ingiusto possibile e non c'è niente altro da fare che sperare che a uno non gli accada. Quindi vedete, la filosofia in questo senso di una visione di me stesso, della realtà e di ciò che conta e ciò che non conta è alla base di tutti i comportamenti umani, dall'essere più rozzo, tra virgolette, o ignorante possibile al più dotto. Quindi siamo tutti filosofi, dice Alan Watts, però possiamo essere dei buoni o dei cattivi filosofi. Il cattivo filosofo è uno che non sa di avere una filosofia, perché quella visione che ha della realtà gli è stata inoculata dai condizionamenti ricevuti nella sua vita, dai genitori, dagli insegnanti, se è andato a scuola, dalla società in cui vive, da tutto. Per cui ha avuto questa serie di imprinting su che cos'è la realtà, su che cosa è reale e che cosa non lo è, che in certe società può essere credere fermamente negli spiriti, in altre invece no, cioè questo poi varia a seconda del condizionamento ricevuto e quindi non avendo coscienza che quella che gli è stata trasmessa col condizionamento è una visione della realtà, non è la realtà, non fa non fa differenza e crede che la realtà sia esattamente corrispondente alla visione che lei ne ha per questo condizionamento. Non lo sa di avere una visione, crede che la realtà sia fatta proprio così. Questa è la cattiva filosofia, mentre i buoni filosofi sono coloro che si regolano sì con una visione della realtà, ma in qualche modo sanno che questa è una visione della realtà e alcuni di loro si rendono molto ben conto, alcuni, che quella visione non esaurisce il mistero di una realtà che è tanto più vasta di ciò che la nostra mente può comprendere, nel senso proprio di mettersi dentro. Ecco, quindi nella nostra storia spesso è successo che quando una visione collettiva della società, della realtà è andata in crisi, si è stabilito un periodo in cui questa ricerca di senso ha dovuto cambiare paradigma. Per esempio, intorno all'epoca dell'illuminismo, dal Settecento in poi, la scoperta del grande potere della ragione ha demolito moltissime certezze delle religioni, viste come superstizioni della mitologia, e in qualche modo insieme con il rifiuto di tutto ciò che non era ragione e quindi della mitologia, eccetera, delle religioni, c'è stata anche una rimozione di quella che è un'esperienza intima oltre l'io. Cioè l'esperienza religiosa, non le credenze religiose, l'esperienza di una dimensione più vasta del mio io, dal Settecento in poi è stata rimossa collettivamente anche dalle religioni che si sono sempre più secolarizzate e tutta la dimensione mistica è stata molto ridotta, molto ridimensionata e riservata a pochi specializzati tenuti da parte in eremi, eccetera. Ecco, quindi non ha investito soltanto la scienza, anche diciamo, ma anche le religioni si sono razionalizzate sempre di più
e quindi insieme con le vecchie mitologie è stata un po' messa in qualche modo rimossa, come dicevo, la possibilità e la capacità di sottolineare quella che è un'esperienza oltre l'io, anche perché l'individuo è stato particolarmente sottolineato. E poi è venuta la scienza è stata, diciamo, la risposta che molti occidentali ancora oggi adottano nella loro fede in qualcosa, perché basandosi sulla ragione ed avendo la scienza una enorme capacità di modificare la realtà attraverso la tecnologia, chiaramente offre dei risultati certi e quindi, visto che le ideologie vengono, quelle coscienti, vengono a crollare, è chiaro che a quel punto uno dei pochi capisaldi su cui avere fiducia è stata per molto tempo la scienza. Oggi un po' meno, come vedete dai movimenti che sorgono antiscientifici in maniera irrazionale, però in qualche modo indicano di nuovo una caduta di fiducia persino nella scienza, la quale d'altronde non può dare risposte di senso, capite? Se noi cerchiamo una risposta di senso, di che significa tutto questo alla scienza, non possiamo avere risposte per più motivi. Intanto perché la scienza non si rivolge mai al tutto, quello lo fa la filosofia. La scienza può studiare solo parti, mai complete, se non altro perché il suo metodo si fonda sull'oggettività. Che vuol dire l'oggettività? Che la scienza può fare scienza soltanto degli oggetti che gli stanno di fronte che sono misurabili. Tutto quello che non si può misurare non può essere oggetto di scienza, a cominciare da quello che sentiamo, dalla libertà, dalla dignità, dall'amore, da tutti quegli aspetti che, non essendo misurabili, non sono oggetto di scienza e rimangono fuori. E soprattutto quello che rimane fuori dal quadro che la scienza può dare della realtà è il soggetto, cioè la coscienza, che infatti la scienza oggi cercano disperatamente di studiarla, ogni tanto dicono abbiamo trovato la coscienza. Cioè è una cosa veramente... perché? Perché la scienza, per poter essere obiettiva, deve escludere dal quadro l'osservatore. E se l'osservatore interviene, allora non è più oggettiva, è soggettiva. Quindi ogni cosa che può studiare la scienza si basa su un procedimento astratto che non può essere fatto in realtà, ma che comunque ha i suoi risultati, che è quello di far finta come se il soggetto fosse veramente fuori dall'osservazione. La scienza si basa sull'osservazione e sulla misura, ma il soggetto che osserva e misura deve stare fuori da tutto questo, tenuto fuori il più possibile, e questo dà dei risultati ottimi come metodo scientifico, ma proprio perché il soggetto deve sempre stare fuori, non potrà mai essere oggetto di scienza. E quindi la scienza può studiare solo parti della realtà, non può mai rivolgersi al tutto e al senso del tutto. E poi purtroppo quello che succede è che nella maggioranza degli esseri umani che fanno scienza, cioè degli scienziati, sta ancora prevalendo una cattiva metafisica. L'idea di una materia al di fuori della coscienza è metafisica in realtà, perché niente può stare fuori dalla coscienza dal punto di vista della nostra esperienza, e la scienza si basa sull'esperienza. Quindi il fatto di dare per scontato come certo che esista la materia ha portato spesso la scienza a tanti errori e vicoli ciechi
che per esempio in parte la fisica quantistica cerca di correggere. Allora, tutto questo, quindi persino la scienza non ci può dare questa risposta di senso, va bene? Allora, la cosa interessante è da dove viene questo bisogno, questa esigenza di senso, di dare un senso al tutto. Da dove viene? Ecco, viene da un io che si sente in crisi, minacciato, disorientato, e si sente minacciato e disorientato perché si sente separato dal tutto. E siccome ognuno di noi crede di essere un io identificato con un corpo-mente che si trova separato da tutti gli altri io e da tutto l'universo, a quel punto si sente una mollica di polvere, un pezzettino di polvere in un universo vastissimo. E allora sorge la domanda, ma che senso ho io? Che senso ha l'universo in questa situazione? Quindi di nuovo siamo al discorso che il fatto di sentirci incapsulati in un io separato ci fa sentire una foglia al vento e quindi diventa urgente dare un senso a tutto questo. Ora, allora, il fatto che noi ci sentiamo una foglia al vento perché siamo identificati con un piccolo io separato che vorrebbe essere al centro dell'universo, ma che si sente invece appunto come una foglia al vento, cioè sballottato qua e là. E allora è chiaro che questa situazione genera angoscia, genera ansia, e quest'ansia ci porta a interrogarci sul senso di tutto questo. Perché se riesco a dare un senso a tutto questo, allora forse tutto questo mi farà sentire meglio. Ecco, questo incapsulamento che abbiamo in un io separato e limitato nasce dalla identificazione con il corpo-mente, se volete, con un corpo-mente particolare che è quello mio, appunto, no? Ora, intanto dobbiamo capire che c'è una differenza fra identità e identificazione. Identità è quello che io veramente sono e quindi lo sono sempre, viene da identico, ciò che non cambia, che è sempre uguale a se stesso. Non è un'azione, è un essere. Invece l'identificazione è un'azione per cui io mi identifico con qualcosa e credo di essere quella cosa lì. Quindi è un processo che avviene nel tempo. Questa identificazione avviene fra ciò che io sono sicuro perlomeno di essere, in genere quello che noi intendiamo con la parola io sono tante cose, però una cosa c'è sempre in mezzo, cioè la coscienza, lo sguardo su tutto, cioè il fatto di percepire tutto. Io sono quell'apertura che percepisce le cose. Chiamiamola coscienza, quello che volete, chiamiamola presenza, perché quell'apertura c'è, è innegabile. Non posso negare di esserci e di essere cosciente. Quindi quello appartiene in qualche modo a quando dico io sempre. Però questo io so, e lo chiamiamo io sono, chiamiamolo io sono, perché mette insieme l'esserci e l'essere coscienti. Però noi diciamo io sono questo. Questa è l'identificazione, il questo è il corpo-mente.
in genere, per la maggior parte delle persone. Quando parlo di identificazione, tra l'altro, avviene in un'area un po' ambigua, nel senso che noi ci identifichiamo col corpo, ci identifichiamo con la mente. Noi come, io come coscienza, mi sentite? Io come coscienza mi identifico col corpo e con la mente, ma non completamente. Per esempio, spesso noi diciamo io ho un corpo, non diciamo sono un corpo. E che vuol dire io ho un corpo? Beh, per molti significa che io non sono proprio il corpo, sto dentro al corpo. A volte siamo un omino che si trova dentro la testa, su per giù al centro, dietro gli occhi, in una sala di controllo dove c'hai un monitor collegato agli occhi, gli altoparlanti collegati alle orecchie e le leve che comandano i movimenti delle braccia, delle gambe. Cioè io mi sento qualcuno dentro un corpo che ha un corpo. E questa è una cosa che è interessante, sarebbe interessante da sviluppare, ma non è il discorso che voglio fare stasera. Quindi magari lo riprenderemo un'altra volta questa idea, perché io mi identifico soltanto con quell'omino che crede di avere una volontà e di fare le cose. Dico, adesso apro la mano e apro la mano. Ecco, quello che dice apro la mano sono io, il corpo obbedisce. Però nel corpo ci sono un'infinità di cose che vanno da sole. Batte il cuore, si rimarginano le ferite, crescono i capelli, circola il sangue. Allora tutte queste cose, io non ho un controllo su queste cose. E allora in realtà se analizziamo bene non ho neanche il controllo sulle mie decisioni perché sono prese dalla mente. Però quello dà l'impressione che io sono qualcuno dentro al corpo e quindi c'è una identificazione, io sono questo, ma questo ha tante facce, tanti aspetti diversi. Allora forse ci può venire in aiuto a volte, ci possono venire in aiuto alcune differenziazioni maggiori che vengono fatte in certe tradizioni, come per esempio quella del Vedanta indiano, quando parla dei kosha, cioè in realtà noi ci veniamo a identificare non con il corpo e mente ma con vari strati che comportano corpo, che noi riassumiamo nella parola corpo-mente. Questi strati sono da un lato il corpo cosiddetto fisico, il corpo fisico che riguarda il nostro aspetto. Siamo alti, siamo bassi, siamo maschi, siamo femmine, siamo giovani, siamo vecchi, siamo sani, siamo malati, no? Però oltre al corpo fisico c'è uno strato, chiamiamolo energetico. La nostra esperienza delle energie del corpo sono diverse da quelle del corpo più fisico. Le energie che sono collegate per esempio al respiro, a tutto il discorso delle energie sottili che circolano nel corpo e che hanno anche a che fare non solo con cose fisiologiche come il respiro, eccetera, ma anche all'energia delle emozioni. Cioè, se voi avete una cotta per qualcuno e questo qualcuno a un certo punto si volta verso di voi e vi sorride, dentro sentite un'energia che vi vampa dentro, no? Ecco, per esempio, anche quello è l'aspetto più sottile di quello fisico. Ecco, quindi noi possiamo identificare la nostra coscienza, noi possiamo identificare la nostra coscienza con il corpo fisico,
o con quello energetico, se volete, questi aspetti energetici. Nello stesso tempo possiamo vedere che a volte possiamo disidentificarci da tutto questo, vederlo come qualcosa che non ha a che fare del tutto con ciò che noi veramente siamo. Un po' come questi corpi, li possiamo immaginare, questi vari strati, li possiamo immaginare come quelli di una cipolla, no? Si va da quello esterno, che è il corpo più fisico, a quello più energetico. E poi c'è la mente, c'è la mente e il mentale che comprende questo, adesso detto così in maniera un po' generica, comprende la memoria, le emozioni e i pensieri ed è collegato al corpo energetico. E qui abbiamo un mondo di identificazioni con cui noi ci identifichiamo, appunto. E i pensieri non sono soltanto i pensieri su come sono le cose, su come sono fatte le cose, su come siamo fatti noi. I pensieri sono quelli depressi, sono quelli ansiosi, sono quelli autosvalutanti. Ecco, quindi il mondo dei pensieri è una ragnatela attraverso cui, una rete attraverso cui noi vediamo ogni cosa e la possiamo vedere più o meno bene a seconda dei pensieri, se siamo identificati con la mente che pensa. E questi pensieri sono collegati alle emozioni, le quali sono collegate anche al corpo energetico e a quello fisico, ovviamente. Le emozioni le proviamo fisicamente in zone del corpo, no? Mi si è gelato il cuore, mi si è annebbiata la vista, oppure a livello energetico. Ecco, e comunque hanno un elemento mentale. Le emozioni non è facile da vederle perché la nostra identificazione con loro fa sì che ci prendono alle spalle. Loro non si fanno vedere, ci fanno vedere qualcosa attraverso l'emozione. Se voi, ma è anche giusto così, nel senso che è una questione di sopravvivenza. Se voi entrate in una stanza piccola e all'improvviso vedete che c'è un cobra, tutta la vostra attenzione andrà al cobra, cioè perché ogni movimento del cobra può essere una minaccia e quindi non alla emozione di paura che state provando in quel momento. Noi proviamo paura, ma la nostra attenzione sta tutto sul cobra, quindi non vediamo la paura. Se avete, per fare l'esempio di prima, una cotta per qualcuno, voi tutta la vostra attenzione sarà sui movimenti di quella persona, se vi sorride, se vi guarda, se non vi guarda, e non sull'attrazione che provate per quella persona. Quindi capite che le emozioni hanno questa capacità che ci manovrano come burattini perché la nostra attenzione va sull'oggetto delle emozioni e non sull'emozione. Quindi l'identificazione con le emozioni, d'altronde vengono dalla parola ex movere, cioè muovere da, trascinar via. E quindi e poi la memoria, ovviamente, ci chiamo ex movere? La memoria è la sede dei nostri condizionamenti inconsci e quindi il massimo della identificazione. C'è un altro strato, viene indicato spesso nelle tradizioni dopo quello mentale, ed è quello che potremmo chiamare dell'intelligenza o dell'intelletto, se volete, però l'intelletto forse è troppo astratto, e cioè di quel modo di pensare che è oggettivo, non è più soggettivo. Cioè è un modo di pensare che ci connette con la situazione anziché essere soggettivo, nel senso di chiuderci nella nostra bolla. Diciamo, esiste un altro strato, oltre quello del mentale, che riguarda un pensiero oggettivo, cioè un pensiero
che non è egoico, non egoico, diciamo così, perché il mentale, scusate, e questo è il punto, che nel mentale va a formarsi quell'idea che io sono il corpo e la mente. Cioè, l'identificazione con tutto il corpo e la mente nasce da un concetto, da un'idea che la mia identità coincida con il corpo-mente e quindi è nella mente che si genera questa illusione. Invece nel livello che possiamo chiamare dell'intelligenza o dell'intelletto abbiamo un pensiero oggettivo, un po' come quando Eraclito diceva che i dormienti vivono ognuno nel proprio mondo, gli svegli vivono nello stesso mondo, quindi ci connette con la realtà. Per esempio, il pensiero scientifico matematico è un pensiero in cui si possono mettere d'accordo uno scienziato indiano, un cinese, un messicano e un tedesco, convengono sullo stesso linguaggio e non ci sono ambiguità. E quindi capite anche capite anche che nel momento in cui io dico 2 più 2 uguale 4, fa così sempre. Non è che se un giorno sono di buon umore 2 più 2 fa 5, mentre se sono di cattivo umore fa 3. Rimane così. Ora però questo mondo, questo strato di intelligenza, questo io sto seguendo un po' quello che ha detto Desjardins a proposito di questo, perché ne ha parlato in una maniera veramente interessante in un capitolo del suo libro Alla ricerca del sé. E quello che è interessante, questo proprio è veramente una cosa che Desjardins mette a fuoco in maniera molto bella, è che questa sfera, questo strato dell'intelligenza non è soltanto pensiero, è anche sentimento, cioè c'è un sentire, non è arido pensiero astratto, ma è un sentire, ma diverso da quello delle emozioni. Qual è la differenza? Che le emozioni dicono sempre io, cioè mi chiudono in una bolla egoica. Se sono contento lo devo far vedere a tutti perché tutti devono essere contenti. Se sono triste mi devo lamentare con tutti perché questa è una cosa che riguarda il mondo esterno che vedo solo come riflesso di quello che provo io. Non me ne importa niente se un altro è triste quando io sono allegro e viceversa. Mentre invece i sentimenti, che sono tutte declinazioni dell'amore, poi connettono. Il sentimento mi crea una connessione reale con un'altra persona, con una situazione, con la realtà, perché nasce da un vedere, è un sentire che nasce da un vedere. Ma questa non è l'ultimo strato, ce n'è ancora uno perché vedo che si era interrotta. Non è l'ultimo strato, ce n'è un altro. Diciamo che nel strato della mente noi pensiamo, ma non siamo liberi. Spesso la gente vuole rivendicare giustamente la libertà di pensiero, ma c'è la libertà dal pensiero. Nella sfera della mentale il pensiero è in un orizzonte egoico, c'è sempre, penso sempre a me. Ho quella che io chiamo la mente del commerciante. Ogni volta, da ogni situazione mi chiedo, ma io che ci guadagno? E comunque non posso non pensare, sono schiavo dei miei pensieri su cui non ho controllo. La sfera invece dell'intelligenza, dicevamo, il pensiero ha una sua coerenza che non dipende appunto dal fatto se sono di buon umore o di cattivo umore, mentre invece lo strato successivo che è quello dell'intelligenza,
il pensiero ha una sua coerenza, ha le sue leggi interne che lo portano a valutare le cose, che non dipendono da me, dai miei umori o da me, è una valutazione oggettiva delle cose che nasce dalle sue regole. Quindi in qualche modo è un pensiero libero da tutte le emozioni egoiche che lo inquinano. Ma è possibile accedere a delle profondità della nostra mente dove il pensiero cessa, che sono al di là del pensiero, dove c'è un silenzio profondo. Sono quelle che, per esempio, molti cercano attraverso la meditazione, ma sono anche condizioni spontanee della mente quando si trova nella pienezza del silenzio, che dà un grande senso di soddisfazione, di pace. Ecco, allora abbiamo detto che la nostra ricerca di senso è un tentativo di lenire l'ansia esistenziale che nasce dal sentirci degli io isolati in un universo estraneo, in balia di forze molto più grandi di noi. Abbiamo detto che questo nasce appunto da questa idea dell'io, che viene da una identificazione di quella che è la nostra identità, cioè la nostra apertura della coscienza sulle cose, con il corpo-mente. Poi abbiamo detto, questo corpo-mente è come una cipolla, in realtà non è solo corpo e mente, questa è una cosa prevalente in Occidente, ma ha tanti strati e noi ci identifichiamo con ciascuno di essi. Lo strato del corpo fisico, quello del corpo energetico, quello del mentale, quello dell'intelligenza e quello del silenzio pieno, della pienezza del silenzio. Tutto questo è il corpo-mente e sono come gli strati di una cipolla. Quello che noi veramente siamo non è il nucleo, il centro della cipolla. Non sta dentro. Sono gli strati della cipolla che stanno nello spazio. E quello che noi siamo, la coscienza, è sempre, fin dall'inizio, libera come lo spazio. In questo spazio appaiono tutti questi strati e in quello della mente appare l'idea che questo spazio, invece di essere uno spazio, è un nucleo che sta identificato con quegli strati. Naturalmente è possibile percepire a volte che cade un'identificazione con qualcuno di questi strati. Adesso io lo metto in parole, ma intendetemi, cioè, per esempio, se sono identificato con il corpo, va bene, io ho un problema fisico e dico, io sono zoppo, sono un povero zoppo e questo mi produce ovviamente un senso di inferiorità, di sofferenza. Gli altri camminano mentre io non posso camminare, gli altri mi vedono con compassione e non come un pieno essere umano. Io sono zoppo e non potrò mai fare cose che fanno gli altri. Capite? Io sono zoppo è l'evidenza di una identificazione. È molto diverso, lo dico in parole, ma intendetemi, non è una questione di parole, è molto diverso se la frase fosse questa gamba zoppica. Perché questo significa che io come identità non sono menomato dal fatto che questa zampa, questa gamba zoppica. C'è un corpo con una gamba che zoppica, fanno parte anche di me, ma io non sono incompleto se questa gamba zoppica. Se invece io sono zoppo, allora diventa tutto più drammatico. Ecco, quindi è possibile che cadano le identificazioni con alcuni strati, ma che rimangono prevalenti negli altri. Per esempio, lo stato energetico si mostra quando io mi sento stanco, per esempio, per dare un'idea, no? Non mi sento in palla, mi sento stanco. E allora anche qui, se sono stanco e magari invece dovrei fare delle cose, vorrei fare delle cose,
diventa un problema. Se c'è invece una bassa energia e mi accorgo e accetto che, che questo strato è a bassa energia in questo momento, perché magari sono convalescente, è tutto più facile, perché io non mi esaurisco in quello. La stessa cosa riguarda l'identificazione con la mente, col mentale, ma ci può essere per alcuni che magari fanno un percorso e che hanno lavorato su queste cose, per esempio hanno lavorato sul rilassamento del corpo muscolare, che è la prima barriera che impedisce di sentire le energie più sottili. Se io rilasso il corpo, diventa più facile sentire l'aspetto energetico che si mette in movimento, e così via per quello mentale. Se ho lavorato su queste cose, può darsi che è più facile che certe identificazioni si assottiglino, ma può rimanere una forte identificazione con l'intelligenza e il sentimento, che non è che devono essere eliminati, ma anch'essi non sono un fatto personale, sono qualcosa che accade, e così come l'identificazione col silenzio della mente, no? Quindi tutto questo può essere, invece può venir meno, tutta questa identificazione con il corpo-mente visto in tutti questi aspetti, istantaneamente col cambio di prospettiva. Nel Vedanta si fa l'esempio del vaso che contiene uno spazio, quindi c'è uno spazio interno e uno spazio esterno. Immaginiamo che il vaso sia il corpo-mente e che lo spazio interno sia la coscienza, così come io mi immagino, cioè che io sono una coscienza dentro un corpo-mente. E poi c'è quello che sta fuori, ma il punto è che lo spazio non ha parti, non è divisibile in dentro e fuori, e in realtà non è lo spazio a stare dentro il vaso, è il vaso a essere completamente immerso e fatto dello spazio. Quanto tempo ci vuole per fare questo scatto, questo cambiamento di prospettiva, nel vedere che io non sono un nucleo cosciente nella cipolla, ma è la cipolla che sta nello spazio in cui si trova, che sono io. Perché nella nostra esperienza, anche adesso, che cos'è fuori della vostra coscienza? Ditemi una cosa che stia fuori della vostra coscienza. Se me lo dite, sta dentro. E allora, cioè, questa stessa esperienza di questo momento ci mostra in maniera inequivocabile che quella che è la coscienza, e che dico che sono io, è lo spazio dove appare tutto. Non c'è nessuna imprigionamento in qualcosa. Lo stesso corpo compare in questo spazio. La stessa mente compare in questo spazio. E allora torniamo alla ricerca di senso, no? Senso vuol dire anche direzione, no? Il senso di marcia, eccetera. Ed evoca quindi sempre l'idea di un percorso e di una meta da raggiungere. Quindi questa ricerca di senso da parte dell'io, perché si sente disorientato, lui lo vive come un percorso. L'io individuale è sempre, coscientemente o no, alla ricerca di un senso da dare alla vita, perché quello che c'è adesso non gli basta mai. Trovare un senso alla vita per lui significherebbe finalmente mettere fine a quella mancanza che lo segue come un'ombra, proprio a causa del fatto che lui si crede un'entità separata e che quindi è piccolo e incompleto.
Quindi essere un io separato vuol dire essere incompleto e niente di tutto quello che questo apparente io separato potrà fare alla ricerca di un senso da dare alla vita potrà colmare il suo vuoto, perché questo vuoto è generato dalla sua stessa esistenza come un io separato. Per l'io dare un senso alla vita significa volerla confinare entro i limiti angusti della sua prospettiva egoica, di quell'io che pur sentendosi separato si vive al centro dell'universo. Allora la cosa interessante è che la vita non ha senso, è senso. Noi possiamo dire, perché la ricerca del senso per placare questa incompletezza dell'io si rivolge al tutto. Ora, qual è il senso del tutto? Si potrebbe dire che il tutto è senso, non ha senso, ma è senso, o che il tutto non ha alcun senso, perché le due cose vengono a coincidere. Dire che il tutto è senso vuol dire che ogni singola esperienza che facciamo, dalla più ordinaria alla più straordinaria, è ricca di senso. Ogni atto conta. Ecco, che è come dire però se tutto ha senso, allora niente ha senso. Per quello che dico che forse la cosa migliore sarebbe dire che il tutto è senso, non ha, è il tutto che dà senso a ogni cosa, a ogni piccola azione quotidiana. Quindi la vita non ha, l'io non può dare un senso alla vita, può ricevere da essa un senso, ma non glielo può dare perché come può un ente finito dare senso all'infinito, cioè al tutto? E quindi aprirsi senza condizioni al mistero del tutto è esattamente il contrario di dargli un senso qualsiasi. Perché, come diceva Brother David, un grande esponente di spiritualità cristiana, il mistero non lo puoi afferrare, è lui che ti afferra e che ti porta via. Come accade esattamente con la musica, che non hai tempo di fermarla, di afferrarla, ma quando ascolti è la musica che ti porta. Quindi è la musica che ti prende e ti trasporta ed è il mistero che ti afferra, non sei tu che lo afferra. Questo è aprirsi al mistero, che è il contrario di volerlo ficcare dentro un senso elaborato da una mente limitata. Questo è anche, si vede anche nelle situazioni di sofferenza. Questo è interessante. La domanda di senso dell'io a volte si manifesta di fronte alla sofferenza. L'avevo accennato all'inizio, no? Che senso ha questa sofferenza che mi sta dilaniando? Ecco, ora, quando l'io si trova di fronte a una situazione di sofferenza, quello che cerca non è di dare un senso alla sofferenza, ma di liberarsene il prima possibile. Questo è lo scopo primario dell'io, è anche normale, naturale. Quando nessun mezzo può cacciar via la sofferenza, cioè quando l'io si trova a confronto con una sofferenza che non è riuscito a mandar via, allora comincia a cercare il senso di quella sofferenza, ma soltanto perché in questo modo, trovando un senso, cerca di liberarsene o di alleviarla in qualunque modo. Quindi siamo sempre di fronte a una specie di transazione economica che è in genere quello che Dio fa con tutte le cose, no? Il problema non è la sofferenza, il problema è l'io separato. Finché questo io apparentemente separato cercherà invano di trovare un senso alla propria sofferenza,
non farà che sovrapporvi un ulteriore strato di frustrazione, fallimento e disperazione. Mentre quando diventa palese il fallimento dell'io a risolvere il problema della sofferenza, allora può chiarirsi l'inconsistenza di quel miraggio che è l'io separato e forse può diventare più evidente quell'orizzonte di quella coscienza di cui parlavo prima, che ha già accettato ogni cosa, compresa la sofferenza, per il solo fatto che la sente e che le permette di esserci. Questa totale accettazione di cui l'io separato è del tutto incapace si fa evidente quando si comincia a vedere che il tutto, quello che chiamiamo l'assoluto, è tutto quello che appare adesso, compresa la sofferenza. A chi o a che cosa dovrebbe servire questa non separazione? Perché molti cercano la non dualità, la non separazione, perché l'io ci guadagna qualcosa, ma a chi dovrebbe servire? A un io separato che in realtà è un miraggio? L'ultima delusione per l'io separato è proprio quando ci si rende conto che non ha niente da guadagnare o da perdere dalla non dualità, dalla non separazione, dall'assoluto. Perché l'io personale, che è sempre appunto accecato dalla sua mente da commerciante, di fronte a qualsiasi cosa si chiede: ma io che ci guadagno? E allora crede che l'assoluto della non dualità sia la somma di tutte le cose positive e piacevoli dell'universo, le quali finalmente trionferanno cancellando tutto il male, cioè vuol dire tutto ciò che è spiacevole per l'io. E quando l'io si rende conto che le cose non stanno così, perché l'assoluto non è una medicina contro la sofferenza, ma quando c'è sofferenza, l'assoluto è la sofferenza, e allora l'io comprende che tutti i suoi sforzi di accomodare la vita sono vani e proprio per questo espone la propria illusorietà rispetto alla luce di vedere, di un vedere questa sfrenata energia dell'essere che danza in tutte le cose. Una volta che l'io viene visto nel suo miraggio, allora la sofferenza non è che se ne va, continuerà a pervadere il corpo e la mente a seconda degli alti e dei bassi della vita, ma non ci sarà più nessuno a cui accade che rivendichi la proprietà di questa sofferenza. E allora anche la sofferenza può rifluire in quel equilibrio spontaneo e impersonale di quell'energia dove gioia e dolore danzano insieme. Va bene, ho toccato tante cose, spero che nonostante le problematiche di audio qualcosa sia arrivato. Ci hanno tenuto più attenti le tue problematiche di audio, no? Guarda, c'è Alessandro si è prenotato per fare una domanda. Ciao Mauro. Ciao Alessandro. Ho sentito l'urgenza di scrivere sulla chat e poi di farti questa domanda, perché mentre che tu hai parlato di Desjardins, che è un autore che io non conoscevo, a un certo punto mi è venuto come non so da che cosa, un dubbio che forse aveva un libro suo. Allora, la domanda è, poi che ti farò in seguito, è che sto vivendo un periodo di grandi contraddizioni, ma veramente grandi. E però allo stesso tempo, appunto, c'ho dei momenti che mi sento immerso in qualcosa che non capisco. E quindi mi è venuto in mente che da qualche parte questo nome l'avevo già sentito. E c'avevo un libro qua vicino che qualche giorno fa
avevo. E sai cosa è successo? Nel mentre che ho detto, caspita, ma questo libro ce l'ho. Ho aperto la pagina, ma ti dico, adesso sembra che ci siamo messi d'accordo, oppure apro, ma così casualmente, pagina 103, per chi ce l'ha, vedo frammento di Eraclito, gli uomini ancora dormienti, eccetera. Cioè, nel mentre che l'hai detto, io ho realizzato che ce l'avevo, ma non mi ricordo perché non è un autore che... Ecco, forse non ha senso proprio quello che ti dico, ma queste cose qua, mi chiedo se sono io che le sto andando a cercare, se sto cercando di ricostruirmi una realtà, non so, un qualcosa, o se sto iniziando a, non so, ad essere immerso in questa cosa, cioè non so spiegare bene, non ho neanche le parole per porti il quesito. È più una... è come se a volte è un momento estremamente difficile dal punto di vista, come per tutti, ma proprio di senso, sia dove lavoro, io lavoro in psichiatria, e ci sono delle cose che hanno perso senso, proprio dal punto di vista delle relazioni, cioè la mia vita a volte sembra aver perso senso. Poi mi sembra di vedere le cose che tu dici, ma anche, non so, le parole di Nisargadatta, no? Di vedere ovunque, cioè apro un libro, parlo con una persona. Severino, per esempio, che è lontanissimo dal pensiero orientale, lui stesso lo dice, spesso sembra richiamarmi esattamente alle parole di Nisargadatta, e io sono assolutamente come... cioè, ho dei momenti di, come dire, rimango stupito, di stupore. Poi interviene, diciamo, la realtà, quella che io penso la realtà ordinaria, che sembra cancellare tutto. E quindi la mia vita in questo momento sembra oscillare tra queste due dimensioni, non so come dirle. E allora ti volevo chiedere in qualche modo, cioè questo fa parte dell'illusione della mia mente, che credo di fare un percorso, quindi ci voglio vedere delle cose, o probabilmente sono, non so come dire, qualcosa veramente sta accadendo, cioè questo accadere, ecco, non so formulare, veramente, anche nel momento di formulare la domanda sembra che non è abbastanza, non arrivo al centro di quello che sto sentendo in questo momento, e veramente mi sembra a volte di essere come, non so, il diavolo e l'acqua santa, cioè, che però sono due dimensioni che non si oppongono, ma proprio si compenetrano. Questa è la contraddizione più grande. Questa è la cosa che ti voglio dire. Cosa succede? Oppure, non lo so, cioè, sembra fondersi un po', cioè è proprio nella contraddizione che c'è. E poi l'ultima cosa, scusa, perché è una riflessione anche questa, no? Sai che hai citato Eraclito, però sai, Severino parla un po' di questa cosa qua, cioè il divenire, no? È anch'esso un'illusione, no? Cioè questo trasmutare delle cose, che in fondo esiste soltanto l'essere, cioè in qualche modo quello che hai detto anche te, siamo noi, cioè dobbiamo renderci conto di chi siamo, no? Forse questo è troppo concettuale, ma mi trovo proprio anche in questa contrapposizione, cioè questo divenire che appare, no? Mi fa rendere conto che c'è anche una certa identità, cioè c'è un qualcosa sempre di uguale in questo, però non so coglierlo. Ecco, scusa, grazie. Spero di essere stato chiaro. No, quello che hai detto induce tantissime cose, ma adesso cercherò di essere più stringato, insomma. Ma quando si cerca un senso, va bene? Quando o si crede di averlo trovato, soprattutto, si guarda in una sola direzione, perché, ripeto, il senso che l'io separato, cioè che è un essere finito, o crede di essere un essere finito, limitato, questo io, questo piccolo io individuale, separato, vuole attribuire un significato al tutto. Il finito vuole dare un significato all'infinito. Chiaramente è come voler far passare l'intero oceano dentro un imbuto, no? Ecco. Allora, cercare
siccome senso, ho fatto il gioco di parole per dire che vuol dire anche direzione, quindi una direzione esclude tutte le altre. Quindi cercare un senso da parte di un'entità apparentemente limitata come l'io separato significa guardare in una sola direzione. L'io solo questo può fare. Invece, quando la domanda di senso non cerca di dare un senso, ma diciamo dimora sulla domanda, allora uno guarda in tutte le direzioni e dovunque vede qualcosa che non può essere un senso, ma che può essere il senso. Questa domanda di senso diventa cioè uno stato di perplessità, uno stato di interrogazione senza risposta, di dubbio. Un famoso maestro zen, non mi ricordo il nome, Chan, anzi non era giapponese, era cinese, disse grande dubbio, grande risveglio. Piccolo dubbio, piccolo risveglio. Nessun dubbio, nessun risveglio. Sembra un paradosso, no? Perché uno immagina il risveglio come il raggiungere una certezza assoluta, mentre invece, come quando prima parlavo del mistero, il dubbio, quando uno ha una domanda, la domanda apre. Quando trovi una risposta, può essere solo una risposta univoca a quella domanda e chiude. Quindi quando uno si trova in uno stato, come dici tu, un po' di confusione o di contraddizione, però è molto fecondo perché è aperto. E allora è possibile quel tipo di esperienza che descrivi, di vedere le cose senza riuscire mai a capirle, perché capirle è impossibile da parte della mente. La mente non lo può capire, Dio non lo può capire. Quello che può succedere è che a un certo punto, quando l'io si rende conto di non poter fare niente, c'è cade da sé, capito? Ma non è una cosa che noi possiamo scegliere, ovviamente. Facendo l'esempio che dicevi prima, l'essere e il divenire sono due dei concetti più astratti in assoluto. E il pensiero astratto usa queste coppie di opposti come mutualmente esclusivi. Una cosa o è o diviene. Non può essere tutte e due le cose. Ma questo avviene solo nel pensiero. Le leggi del pensiero sono così, quelle del terzo escluso, di non contraddizione, no? Una cosa, se è essere e diviene, è contraddittoria, quindi non esiste, è qui che cade l'asino. Perché invece la realtà è qualcosa che la mente può descrivere in due modi opposti, come divenire o come essere, per i limiti degli strumenti che ha la mente nel descrivere la realtà. E quindi può essere vista come essere o come divenire, a seconda di come la vede la prospettiva univoca e limitata dell'io. Esattamente come nella fisica quantistica, quello che c'è a livello subatomico può essere un'onda o può essere una particella a seconda di come tu appronti l'esperimento. Quindi tu decidi attraverso l'esperimento in che modo guarderai e allora vedi a volte o un'onda o una particella. Ma che cosa c'è lì? Te la puoi immaginare mentalmente un'onda e una particella nello stesso tempo? No. E la mente non ci arriva. Eppure là sotto c'è quello. Allora capisci che da questo punto di vista la confusione può essere molto feconda. Grazie, grazie. Grazie. Credo che Alessandro, che si chiama Alessandro,
perché c'ha una sigla che si è prenotato per una domanda. Okay. Ah, eccolo. Ciao. Ho sbagliato io, ho messo la mail al posto del nome perché ho cambiato computer, ho comprato un computer nuovo. Ciao Mauro, ciao a tutti. Ciao. Allora, molto incuriosito del libro che ci avevi dato, di cui ci avevi dato il nome l'altra volta, L'illusione della realtà di Donald Hoffman, mi pare. Sì. L'ho acquistato e mi sta piacendo molto. Ero molto incuriosito dalle cose, del giudizio che avevi dato di una parte, quella introduttiva, penso, e quello che riguardava invece che dopo non condividevi qualcosa, insomma. E comincio a averne, penso di averne la percezione. Aspetta che non vedo più Mauro. Io ti vedo. Ah, eccolo qua. Un attimo. E è bellissimo tutta la parte che riguarda il discorso di come, cioè che non vediamo la realtà oggettiva, ma vediamo quello che è più conveniente per l'adattamento, diciamo, per la nostra sopravvivenza. Però è un po' meno... comincia a intravedere tra le pagine una continua ricerca mentale di cosa sia la coscienza, una spiegazione, e mi sembra quasi un paradosso questo. Dopo tutti i discorsi che facciamo qui, non so se è questa cosa. C'è una spiegazione scientifica della coscienza, un cercare di dove sia localizzata la coscienza. E dopo sono andato anche a cercarmi i finanziatori di questo, e ho scoperto che tra l'altro è uno che è stato a scuola con mio padre, ha fatto le superiori, mio padre era in prima all'Istituto Tecnico Industriale di Vicenza, ed è Federico Faggin, finanziatore di Hoffman, che appunto lui neanche nelle sue conferenze, ed è un personaggio famosissimo per chi lavora nel campo dell'elettronica come mio padre, perché è stato l'inventore del microprocessore, uno dei fondatori di Intel, che però durante la sua vita si è reso conto, lui dice di aver avuto tipo un'apertura, una specie di risveglio. E lui da quel momento in poi ha cominciato, avendo una grande disponibilità economica, a finanziare delle ricerche proprio nel campo della coscienza, a cercare quasi degli algoritmi che potessero... Però questo mi sembra un paradosso, e mi sono collegato appunto al discorso del libro, e andando alla ricerca, proprio alla fine del libro, ringrazia Federico Faggin per questa... probabilmente per la pubblicazione del libro e tutto quanto. Volevo sapere se era questo che ti aveva reso un po' perplesso. Sì, e dunque, diciamo che Federico Faggin è un amico, nel senso che ho avuto modo più volte di incontrarlo in particolari incontri che si svolgono per un'intera settimana, in cui si è insieme con tante altre persone da tutto il mondo, in cui si esplora nei campi più vari l'interconnessione di tutte le cose. Sono gli incontri che l'altro mio carissimo amico Luigi, cioè Luisi, che è un biologo, chimico biologo di fama internazionale, lui fa questi incontri che si chiamano Cortona Weeks, e per un certo tempo invece che a Cortona le hanno fatte a Todi per una settimana, e lì ho avuto modo di conoscere molto bene Federico Faggine, che è persona di grandissima simpatia e umanità, abbiamo anche fatto, credo che online si trovi una tavola rotonda insieme con lui, insieme con Shantena Sabatini e altri, sulla coscienza, appunto,
e con anche Bitbol, che è un grandissimo filosofo della scienza. Abbiamo fatto insieme questa tavola rotonda su che cos'è la coscienza. Quindi ho avuto modo di parlarci con Federico di queste cose, e lui sì, confermo che ha avuto delle esperienze interessanti. A proposito della domanda di senso nella vita, lui raccontava che un bel giorno lui ha avuto, appunto, avendo inventato questi microprocessori, queste cose, è diventato ricchissimo e famosissimo, l'hanno messo sulla copertina del Time, insomma. E però diceva, io un giorno ha detto, io sono in buona salute, c'ho un sacco di soldi, posso non lavorare per il resto della mia vita per tutti i soldi che ho, sono famoso, sono stimato, ma allora perché sono così infelice? Questa è stata una domanda che lo ha mosso, e ha avuto delle esperienze, tra virgolette, chiamiamole mistiche, molto che gli hanno fatto capire che la coscienza non si può studiare oggettivamente, cioè come cercano di fare i neuroscienziati normalmente, no? Per cui immagina, e anche qui per una, come dire, un pregiudizio che danno a priori, cioè che la coscienza sarebbe un derivato della materia biologica, cioè del cervello, cosa che non si potrà mai dimostrare. Quindi, no? Ecco, quindi, perché c'è proprio, io ci ho scritto delle cose su quello, c'è un loop epistemologico, c'è una contraddizione epistemologica nel pensare che la coscienza derivi dal cervello, che non è risolvibile, quindi fa parte un po' di questa idea della materia poi che c'hanno, eccetera. Quindi diciamo che lui si è reso conto di questo, e avendo tanti soldi ha fatto una fondazione reclutando alcune fra le menti più brillanti in campo internazionale, nel campo della scienza e in particolare delle neuroscienze, ma anche della fisica, eccetera. Ci sono altri che conosco che appartengono a quel gruppo, per cercare un modo, chiamiamolo scientifico, di studiare la coscienza rispettando la sua natura di essere in prima persona, cioè perché la differenza fra la coscienza e ciò che si studia con la scienza è che la scienza studia degli oggetti che descrive in terza persona, la mente, le cose, eccetera. Sono tutte descrivibili in terza persona. La coscienza, cioè il fatto di essere coscienti, ha come unica caratteristica che è in prima persona, cioè una sensazione, è come la sensazione di esserci. Come fai a oggettivarla? E allora hanno affrontato questa impresa di cercare di trovare un modo di descrivere e studiare scientificamente la coscienza senza trattarla come un oggetto in terza persona. Io ho i miei dubbi che si riesca a fare, diciamo, a trovare una spiegazione, eccetera, perché la coscienza è sempre a monte di tutto, però in questo percorso possono essere fatte delle scoperte molto interessanti. Il punto su cui credo che questa cosa che loro stanno un po' studiando non mi funziona, per esempio nel libro di Hoffman è la parte costruence, appunto, non quella destruence, no? È che hanno questa idea di coscienza come qualcosa che non è materia, ma all'interno della quale appare la percezione della materia, ma mantengono sempre l'idea di tante coscienze individuali, l'universo visto come una rete di tante coscienze individuali. E questa non capisco perché è un presupposto non chiaramente, cioè è un punto di partenza che loro danno per scontato, e secondo me se finché non si renderanno conto di questo, io perlomeno non mi ci riconosco, insomma, in queste cose. Però è comunque un tentativo molto interessante, impossibile secondo me, ma che può portare a tante cose interessanti, insomma, no? E poi
è importante che scienziati di fama internazionale comincino a mettere in dubbio il paradigma di una materia esterna alla coscienza, perché veramente è una metafisica questa, non è possibile, anzi, se si legge la storia della filosofia, ci sono stati filosofi come Berkeley che hanno sottolineato il fatto che l'idea di una cosa in sé fuori dalla coscienza, non accessibile alla coscienza, è contraddittoria, perché non dovrebbe essere concepibile. L'idea stessa di una cosa fuori dalla coscienza è di una cosa non concepibile, ma questa idea non concepibile la stiamo concependo. E quindi è una contraddizione proprio in termini. Berkeley era un grande filosofo, poi è stato ripreso da altri, ma insomma, ecco. Va bene, grazie Mauro. Grazie. Adesso Oreste voleva fare una domanda. Sì, ecco. Ciao Oreste. Ciao Mauro, ciao a tutti. Volevo fare una domanda semplice, diciamo, uso un linguaggio molto approssimativo perché inevitabilmente, l'idea è questa, l'assoluto, che però appunto usando un linguaggio proprio molto così approssimativo, immaginiamo l'assoluto come alcuni lo definiscono come uno stato di beatitudine, non lo so, però per dire, no? Alcuni uno stato totale, pieno, ecco. Possiamo immaginare che l'assoluto non abbia la coscienza, cioè non abbia bisogno della coscienza, proprio di quello di cui stavamo parlando noi, dell'io sono. È qualcosa che per noi è inconcepibile, perché per noi tutto è coscienza, no? Però è un'ipotesi, diciamo, è un'ipotesi questa. Lo stato solo in cui non c'è la coscienza e non c'è bisogno della coscienza. È completamente realizzato senza coscienza. E la cosa avrebbe senso perché? Perché la nostra coscienza è comunque temporanea. Quindi noi non avevamo la coscienza prima di nascere, non ce l'avremo dopo. Quindi sembra che la coscienza sia non lo stato normale, sempre nel linguaggio così grezzo, dell'assoluto, ma quasi un accidente. Qualcosa che, ecco, questa era la mia domanda. Guarda, tutto dipende da che significato diamo alla parola coscienza, nel senso che la coscienza, quella che è un accidente, no? Mm-hmm. È la coscienza di qualcosa. Cioè la coscienza di un suono, un odore, un colore, un sapore, un pensiero. Cioè un contenuto che appare nella coscienza, alla coscienza, come un'onda del mare, diciamo così. Ecco, allora quella coscienza appare e scompare perché è fatta per esserci coscienza di qualcosa, deve apparire una forma e ogni forma è limitata, è finita e quindi nasce e sparisce. E questo avviene ad ogni momento della nostra esistenza. Le parole che ho appena detto erano forme di cui tu eri cosciente e adesso sono svanite, sostituite da altre. E nello stesso tempo ci sono i tuoi pensieri, le tue sensazioni fisiche e così via. E quando il corpo, tra virgolette, morirà, quei contenuti che appaiono e scompaiono in ogni momento, ma che hanno una connessione con i precedenti dal punto di vista della memoria, eccetera, svaniscono. Ne appaiono infiniti altri negli infiniti corpi menti che appaiono e scompaiono. Quindi se per coscienza
intendi l'aspetto effimero, accidentale, riguarda la coscienza di qualcosa, di contenuti. Ciò che vi è effimero sono i contenuti che appaiono alla coscienza. Ma la luce che rende, e lo spazio senziente che rende possibile la comparsa e la scomparsa di queste forme non va e non viene, ovviamente. Il fatto di chiamarlo coscienza, perché è l'essenza della coscienza, o non chiamarlo con quella parola dipende da una scelta semantica, no? E quello ha a che fare con l'assoluto, nel senso che l'assoluto, absolutus, no? Vuol dire libero da ogni cosa. L'unica cosa che può essere libera è la totalità, nel senso che se tu vedi, osservi tante cose che sono condizionate da altro, ma se tu prendi, e a loro volta le varie cose sono condizioni che condizionano altro, quindi sono effetti di cause e cause di effetti. L'insieme di tutte le condizioni come totalità non ha niente fuori che lo condizioni e quindi è libero. E questo è il nome che diamo al tutto attraverso la parola assoluto. Quindi l'assoluto comprende tutto, comprende le forme di cui siamo coscienti, che appaiono e scompaiono, ma comprende anche quella luce di coscienza che nell'assenza di queste forme non è cosciente di niente di particolare, ma nello stesso tempo è ciò che è cosciente però. Quindi potremmo dire che l'assoluto non è cosciente, preso nella sua, diciamo, aspetto senza forma, non è cosciente di niente, non ha bisogno, come dici tu, di essere cosciente di niente, ma è coscienza. È luce che rende possibile poi la coscienza di qualcosa. Però qui c'è l'idea, diciamo, che tutto avviene in questo suo essere cosciente. Cioè nel momento in cui è cosciente di qualcosa, allora come se avvenisse veramente qualcosa. Invece può darsi che non sia così, nel senso che tutto avviene senza bisogno di essere coscienti di qualcosa, neanche di sé. Cioè questo processo della coscienza potrebbe proprio essere secondario, tra virgolette, sempre. Perché è chiaro che la totalità è sempre tutto. Però che tutto avvenga non nel processo di conoscere qualcosa, neanche di se stesso, ma al di fuori di questo. Ma al di fuori di questo, più che tutto avviene, niente avviene. Perché l'assoluto, così come può essere pura luce di coscienza o manifestarsi come coscienza di qualcosa, e quindi una coscienza che passa, sì. Si manifesta come temporalità, movimento, ma è come anche fuori del tempo. E fuori del tempo non accade niente. Ma questo niente, perché noi ci immaginiamo sempre, secondo la coscienza in cui viviamo, che tutto debba avvenire così. Cioè è una nostra idea che tutto avvenga nel tempo o nella coscienza. Sì, certo. Però potrebbe non essere così. Non è così. Dal punto di vista dell'assoluto, diciamo, senza forma, non è così, non accade mai niente. E perché, che vuol dire questo niente? Perché diciamo che non accade niente, cosa vuol dire? Niente vuol dire nessuna forma si manifesta. Sì, però sembrerebbe in cui non c'è niente, no? Invece ci può essere tutto. No, dire che non accade niente non vuol dire che non c'è niente, vuol dire che niente accade. È diverso. Però volevo tu dire... entri in una stanza, no? Se tu entri nella stanza dove ti trovi, tu potresti dire niente si muove. Sì. Non vuol dire che non c'è niente, semplicemente non si muove niente.
Sì, io volevo dire, la cosa, diciamo, maggiore dell'assoluto, sempre termini così, non è in ciò che accade, ma in ciò che non accade. All'assoluto è ovunque, in ciò che accade e in ciò che non accade. Cioè, Però diciamo che se no non è noi siamo... assoluto, capito? Se no Sì, non è assoluto. quello sì, è vero. Però noi siamo abituati a pensarlo come qualcosa che, cioè, ci facciamo fatica a pensare qualcosa né che non accada né che non ci sia coscienza, neppure. No, non è questione che facciamo fatica, è impossibile pensarlo. Cioè, non so se questo io lo ripeto spesso, il nostro pensiero non lo potrà mai capire tutto questo. Però possiamo immaginare che ci sia qualcosa che noi non capiamo. Sì, ma questo qualcosa resta un punto interrogativo. Sì, è importante questo, come dici tu. Cioè, diventare consapevoli dell'impossibilità del pensiero di comprendere tutto questo può risultare in una sospensione della nostra credenza nel pensiero, eccetera, e nell'aderire a quello che c'è adesso. Però noi possiamo anche credere che tutto quanto accade in ciò che noi non comprendiamo. Certamente, certamente. Ma pure quello che accade non credo che lo comprendiamo. Anche l'accadere è un mistero. Cioè il punto veramente è che tutto questo è così semplice che il pensiero non lo può toccare perché è troppo complicato. Sfugge, è come io a volte faccio l'esempio, il pensiero è una rete da pesca. La rete da pesca può acchiappare pesci, cioè concetti, non potrà mai acchiappare l'acqua dentro cui si trova totalmente immerso. Non vuol dire che allora l'acqua non c'è, vuol dire che lo strumento della rete può prendere solo i pesci, così come lo strumento del pensiero può cogliere solo concetti, ma ciò in cui è immerso non lo può prendere, è lui che è immerso in tutto quello. Io in fondo volevo... Però l'acqua in cui è immersa la rete è la cosa più vicina alla rete dei pesci stessi, capisci? E per quello non la può prendere. Sì, io volevo solo dire, insomma, che quello, l'immensità di quello che c'è è nel non comprensibile, che non lo vediamo, non è comprensibile, non è invisibile, incomprensibile proprio. È come un... Sì, però noi siamo anche quello. Sì, Non lo conosci perché sì, certo, tutto questo volevo dire. Ecco, ok. Va bene. Penso che grosso modo di aver capito la risposta. Grazie. Si era prenotato Arman. Ah. Ci sei Arman? Sì, eccomi. Buonasera Mauro. Buonasera. Non ti vedo. Eccomi. Non mi vedi? Non lo vedo. Ah, eccolo, adesso sì. Ciao, ciao Arman. Ciao Mauro, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Allora, niente, mi allaccio un attimo al discorso della domanda precedente, a quella di Oreste. Quando tu hai detto una parola magica che riguarda lo scienziato che oltre ad essere ricco, famoso, pieno di soldi, cioè, a un certo punto ebbe un'esperienza mistica, questa parola. Mi ha fatto una domanda mia, iniziava da lì, poi è uscita fuori anche in questo tuo discorso. Cioè, in tutto questo, dove è finito il misticismo? Nel senso che più si va avanti, la società, è ovvio che la scienza sta cercando di spiegare scientificamente la coscienza, quando in realtà in passato c'erano più personaggi nella storia religiosa, non semplicemente
cristiana o cattolica, ma anche in tutte le religioni, dove non ci si approcciava alla coscienza con la scienza, No. ma col misticismo. E allora mi sorge anche questa domanda, cioè che, per tornando anche un po', legandolo anche a Oreste, nel senso che tutto lo sforzo che si fa per spiegare la coscienza potrebbe, cioè a volte mi sembra così uno sforzo inutile. Cioè, preferisco fare del tutto per concentrarmi a non sforzarmi e invece lasciarmi affinché il tutto mi prenda, cioè la rete che sono io, che sono nell'acqua, nell'oceano, io non lo posso comprendere, ovviamente, però è giusto che invece io faccia del tutto che l'acqua comprenda me. Nel senso che mi lascia andare semplicemente e sciolga le briglie, nel senso è inutile continuare a sforzarsi. Questo chiaramente non è un atteggiamento scientifico, nel senso che addirittura sempre Steiner chiamava scienza dello spirito, no? Sembra che lo spirito sia una scienza, no? Tu come lo spieghi questa cosa? Cioè, è giusto questo atteggiamento oppure invece certo che non è giusto essere scientifici nel senso settoriali come fa la mente, ma oppure può darsi che un giorno la scienza spieghi la coscienza, chi lo sa? Non si sa. Allora, secondo me, se per scienza intendiamo quella che intendiamo, cioè quella metodologia che si è sviluppata nel tempo, eccetera, secondo me, come ho detto, è impossibile scientificamente spiegare la coscienza, perché la scienza, escludendo sempre il soggetto osservante da ciò che osserva, non può mai osservare quel soggetto, è sempre incompleta. Una parte importante della realtà rimane sempre fuori dall'applicazione stessa del metodo scientifico. La scienza può essere scienza solo se applica quel metodo lì, che è un metodo fenomenale, cioè non funziona benissimo, ma non può aspirare a una visione del tutto, perché per applicare quel metodo deve escludere dal tutto l'osservatore. E quando cerca di studiare l'osservatore, studia la mente, studia i contenuti osservati, lo trasforma in un osservato e quindi non è più l'osservatore, perché l'unica caratteristica che ha l'osservatore è di essere colui che osserva e non ciò che viene osservato. E non puoi girare in tondo cercando di vedere la tua schiena. E quindi la visione della scienza dell'universo sarà sempre utilissima a settori, ma incompleta, perché una parte con l'osservazione resta sempre fuori da ciò che viene osservato. Per cui questa idea, ma ci sono amici miei scienziati di un certo, insomma, spessore che hanno sviluppato che lo sanno benissimo, cioè che l'idea di una teoria del tutto è completamente destinata, cioè è di per sé autocontradittoria. E quindi, detto questo, esiste, tu hai menzionato la mistica, esiste tutta una tradizione di esplorazione della coscienza in prima persona, cioè non la scienza che fa, osserva gli oggetti e li descrive in terza persona, cioè con delle formule allora, la scienza innanzitutto astrae, cioè nel concreto delle nostre esperienze misura e tira fuori i numeri. Quindi quello che fa la scienza è attraverso la misura, che non è nelle cose, la misura ce la mette chi misura, cioè in natura non esistono i litri, i chilometri,
gli anni, cioè queste sono misure che noi, griglie che noi sovrapponiamo a una realtà che è fatta di infinite altre cose. Una volta diciamo tradotta con la misura in numeri, estraiamo le quantità, cioè da quella che è la totalità dell'esperienza, che è fatta di qualità, è fatta di, per esempio, di sapori, odori, colori. Non è solo, però loro misurano, tirano fuori la quantità soltanto e su quella quantità, mettendo in relazione i numeri, riescono a tirar fuori delle formule che descrivono certe leggi per cui noi possiamo prevedere con una certa probabilità, perché poi sono probabilistiche tutte queste leggi, compresa quella di causa-effetto, però possiamo provvedere con quasi certezza probabilistica che se succede A seguirà B. E questo è il grande potere della scienza, no? Però la visione che tira fuori è una visione astratta in quantità, in numeri, che non corrisponde alla totalità di quello che c'è, e parziale perché deve per forza limitarsi a degli oggetti lì fuori. Invece in prima persona è l'esplorazione diretta della propria esperienza. E questo lo fanno le varie tradizioni mistiche di tutte le varie cose. Però è sempre una esplorazione dei contenuti. Cioè è sempre una esplorazione di esperienze. E infatti è appassionante, interessante, utile, perché è chiaro che se io, esplorando le esperienze in prima persona con una tradizione contemplativa, riesco a comprendere tante dinamiche che prima erano nascoste, riesco a indurre la mente in stati in cui non pensa quando non serve pensare, e quindi quando pensa poi il pensiero è molto più nitido e chiaro, e una mente capace di coltivare stati di profondo silenzio, di pace, per cui diciamo emerge un grande benessere, un grande agio fisico e psichico, no? Però sono sempre esperienze, e queste esperienze, come tutte le esperienze, prima o poi finiscono, vanno e vengono. Ecco, ma sono esperienze che vuol dire che sono comunque forme interiori che si manifestano nel spazio senziente di quella cosa misteriosa che chiamiamo coscienza, che noi siamo, che io sono, che tu sei. Allora, quello spazio non si può vedere, ma ha una evidenza, perché è talmente qui che può risultare più evidente delle forme che appaiono in quello spazio. E questo evidenza non è una questione di pratica, non è un tragitto che uno, migliorando e maturando, alla fine riesce a vedere questo. È un, come posso dire, è come quando c'è presente quei disegnini dove tu vedi magari che ne so, una cosa, e però puoi vedercene un'altra. Cioè, c'è quei disegni ambigui dove tu vedi due visi che si guardano, ma poi sono due profili neri, e c'è in mezzo lo spazio fra loro bianco, no? Quindi se tu vedi le due facce che si guardano di profilo, quella è la figura e sullo sfondo ci sta il bianco. Ma se tu guardi il bianco come se fosse lui la figura, e il nero dei due profili come se fosse lo sfondo, tu non vedi più due visi che si guardano, ma vedi un vaso. C'hai presente quella figura della pietra? Allora, quanta pratica ci vuole per passare da una all'altra? È possibile per una pratica avvicinarsi progressivamente a cambiare prospettiva? No, è una cosa istantanea. È una cosa istantanea che in certi disegni ambigui uno dice: la vedi la vecchietta nella figura?
e quello continua a vedere, non so qual era l'albero, quello che sia, e non la vede. Poi all'improvviso, in un altro momento, guarda e vede la vecchietta. Quanta pratica ha dovuto fare? Non esiste una pratica, perché tanto finché non la vedi, vedi un'altra cosa. Esatto. Quindi da questo punto di vista quella che è lo spazio senziente che noi siamo, la nostra presenza, quella è la condizione perché tutto appaia e diventa evidente quando da sfondo diventa figura, se vogliamo usare questa metafora, ma avviene nel momento in cui c'è quel lasciare andare che dici tu. Infatti, Il problema è che l'io può provare a lasciarsi andare, ma è sempre relativo finché c'è un io. Perché l'io è una resistenza al presente, come dico spesso. L'io è un'azione continua per resistere a quello che c'è. Perché resiste perché è un'illusione, però finché è convinto di essere reale teme di sparire, perché se l'io smette di fare, sparisce, perché è solo un'azione. E allora, però, quel lasciare andare può, capita senza nessuna previsione, nessuno sforzo neanche. No? Oppure uno fa una vita di pratica, poi succede, però non è che è perché ha fatto una vita di pratica, nonostante la pratica è successo. Fa parte di quell'accadere, Esatto. del tutto. Esatto. Tutto. Perché anche la musica, no? Tu adesso parlando di Sì. musica, prima facevo l'esempio del mistero con la musica, e uno la musica può stare lì a cercare di fermarla, a vedere l'aspetto armonico, l'aspetto melodico, l'aspetto ritmico, a vedere, ed è importante l'analisi musicale, per carità, no? Però se tu fai tutto questo, non ti porta. No. E Infatti, quando ti porta, è tutto insieme, c'è tutto quello, ma è tutto insieme. sì, perché ne avevamo parlato, infatti, qualche incontro fa, l'esempio della musica è calzante, perché è proprio quello della la fine contenuta nell'inizio, che è il concetto che stai dicendo proprio. Cioè, se io mi metto a analizzare ogni parte della partitura, va bene, serve a livello scientifico per l'esecuzione, ma al momento che si passa all'esecuzione, dopo tante prove, che poi le prove sono altro non che negazione continua di tutto, cioè negare fin quando accade, che la musica si fa accadere, come dire. Esatto. Quando accade è tutta un'altra cosa. Esatto. È lei che ti porta. Esatto. E questa è un po' l'esperienza mistica, appunto. Così. Sì, c'è l'accadere, non ci sei più tu neanche. Esatto. Accadi insieme, accade tutto insieme. Non c'è più la separazione. No. Non c'è più l'io che è una roccia che deve resistere a questo fiume di cose che accadono. Perché qui torniamo al discorso che prima si faceva con Alessandro sull'essere e il divenire. L'essere è essere in relazione al divenire come concetto. Il divenire è divenire in relazione all'essere. Quindi finché l'io si crede un essere solido e permanente, che deve stare lì come una roccia a resistere al fiume del divenire che rischia di trascinarlo, sarà una lotta continua. Quando ti accorgi che tu non c'è nessuna roccia, che tu scorri col fiume, non c'è più niente che resista e l'essere scompare, che fine fa il divenire? È ancora divenire o è qualcos'altro? Perché, capito? Diventa e basta. Sì, perché come il soggetto e l'oggetto, se tu espandi il soggetto e lo fai coincidere con tutto l'universo, o se tu invece il soggetto lo elimini e dici c'è solo l'oggetto, è la stessa cosa. Che cos'è un oggetto senza un soggetto? Che cos'è un soggetto senza un oggetto? Non ci sono più neanche loro, c'è qualcos'altro che è senza parole. Grazie. Grazie. C'è Giorgia che voleva fare una telefonata. Giorgia?
Eccomi, non una telefonata, ma una domanda, oppure una richiesta di commento in realtà ad una cosa, nel senso che prima si parlava che l'assoluto è sia nel vuoto che nel pieno, e così come anche ora stavamo continuando su questo discorso. A me a un certo punto è parso di percepire che diciamo, la realtà, poi i fenomeni sono sia sostanziali che non sostanziali, cioè come se hanno questa doppia natura, che sono contemporaneamente sostanziali e non sostanziali, per cui effettivamente poi quello che c'è veramente sono soltanto flussi di azioni funzionali, diciamo. Però su questa cosa della realtà che è sia sostanziale che non sostanziale mi piacerebbe ecco, chiederti un commento su questo. Beh, sono di nuovo, due opposti concettuali che rappresentano il funzionamento dualistico del pensiero, no? L'idea di sostanza e di accidente, o di sostanza e non sostanza, cioè cioè quello che c'è non ha bisogno di essere definito come sostanza. Allora, l'idea di sostanza, come sai, viene dal latino substanza, che vuol dire quello che sta sotto, no? Cioè quello che c'è, la ciccia dietro le apparenze. Questa è l'idea di sostanza. È interessantissimo vedere come noi abbiamo costruito mondi su questo, perché per esempio ci sono delle scuole in India filosofiche che dicono tutto è soltanto sostanza, il Brahman, quello che è. Tutto è fatto di una sostanza sola. Per fare un esempio, l'oro, tu vedi un orecchino, un bracciale, un anello e ti colpisce la loro differenza. Un bracciale non è un anello, non è una collana, non è un orecchino, ma sono fatti tutti d'oro. Allora, che succede? Che l'oro, quello è solo oro, solo che noi siamo talmente catturati dalle forme che non vediamo la sostanza, che è l'oro. D'altra parte l'oro non lo puoi vedere, cioè l'oro non ha forma. Se io ti chiedo, immaginati l'oro, tu come lo vedi? Magari ti immagini un lingotto, cioè gli devi dare una forma all'oro, perché l'oro non ha nessuna forma, quindi non è percepibile nella sua essenza senza forma. Per essere percepito deve assumere forme particolari. Quindi l'idea di sostanza è che proprio quello che è più reale nelle cose non si può percepire. La sostanza è per quello che molti filosofi l'hanno poi completamente dissolto, perché la sostanza è quello che tu non puoi vedere, perché quello che vedi della sostanza non è la sostanza, sono gli accidenti, cioè le qualità che si mettono sopra. Per esempio, un tavolo, tu puoi dire che è marrone, pesante e freddo. Allora, è chiaro che non esiste un marrone in sé. Marrone è un accidente, cioè marrone è una qualità che per esserci, per esistere, deve appoggiarsi a una sostanza. Cioè deve essere qualcosa che è marrone. Pesante, uguale. Freddo, caldo, uguale. Sono qualità non rilevanti rispetto alla sostanza. Per cui, e infatti le qualità cambiano, possono cambiare, colore, eccetera, ma la sostanza resta. Solamente che i buddisti, per esempio, che andavano contro questa idea, dicevano, ok, leviamo dal tavolo il marrone, leviamo dal tavolo il pesante, leviamo dal tavolo il freddo, che rimane del tavolo? E quindi, per esempio, i buddisti avevano una visione modale delle cose, cioè esistono solo le qualità che nella nostra esperienza si mischiano insieme, e invece l'idea della sostanza, cioè che c'è qualcos'altro che chiamo tavolo, a parte tutte queste cose che si mischiano, è un'astrazione della mente, e noi poi diamo realtà a una semplice astrazione, che è quello che fa la scienza quando pensa che la materia esista
sicuramente là fuori la coscienza. Cioè, prima trova le quantità, le astrae in numeri e siccome hanno una loro regolarità, comincia a pensare che corrispondano a una sostanza chiamata materia là fuori. Per i buddisti, per esempio, dicevano non c'è nessun bisogno di immaginare che ci sia qualcos'altro oltre a caldo, pesante, quella forma, quelle cose che non sono sostanze. Quindi capisci che dire che è sostanziale e insostanziale quello che succede, che avviene, è un modo di relativizzare l'uso assoluto di questi concetti. Cioè va bene, perché se tu dici solo è insostanziale o se tu dici solo è sostanziale, tu stai, come posso dire, cristallizzando dentro un concetto limitato quello che non si può mettere, perché è vero, la realtà è sostanziale e insostanziale, perché è essere e divenire, è qualità, è accidenti, eccetera. Però ecco, spesso il problema è quello della sostanzializzazione. Dire che una cosa è insostanziale vuol dire che non ha sostanza, non vuol dire che non esiste, vuol dire che è altro dall'idea di una sostanza che dovrebbe essere quello che ha più di reale, ma che è poi la cosa che noi non percepiamo, perché noi del tavolo percepiamo tutto tranne la sostanza, perché è una costruzione della mente, no? Non so se ho risposto a quello che... Sì, sì. In questo senso forse si potrebbe dire che in qualche modo la materia è come se fosse una resistenza. Cioè... Beh, noi abbiamo esperienza di cose che da un lato non dipendono dalla nostra volontà e che, verso le quali siamo passivi, nel senso che ci fanno resistenza, per esempio, no? Oppure che agiscono su di noi. Cioè il mondo cosiddetto esterno lo chiamiamo esterno perché non ne abbiamo nessun controllo. Tu non puoi scegliere la mattina quando apri gli occhi che cosa vedrai, dove ti troverai. Ti trovi nella camera tua da letto, non c'è niente da fare, è una resistenza a tutto quello che uno vorrebbe fare, no? Quindi in questo senso la realtà cosiddetta esterna è considerata esterna rispetto alla mia capacità di manipolare le cose. La realtà esterna non la posso cambiare, non posso scegliere che domani mi sveglio e sto alle Hawaii, perché domani mi sveglierò in camera mia. E allora noi pensiamo che la realtà esterna sia esterna a me. Ma il punto è che è esterna rispetto al corpo-mente. Cioè è chiaro che, voglio dire, il computer che hai davanti sta fuori di te. Se per me, tu puoi dire questo computer è fuori di me. E hai ragione se per me intendi il tuo corpo. Perché sono due forme che, essendo due forme, sono localizzate in due punti diversi dello spazio, no? Quindi il computer è fuori di te se per me intendi il tuo corpo, ma è fuori anche della tua coscienza? Ovviamente no, perché se no non lo potresti percepire. Questo allora vuol dire che la nostra coscienza non coincide col corpo e tutto quello che noi viviamo come esterno al corpo non è esterno alla nostra coscienza. Non c'è una sola cosa che possiamo percepire esterna alla nostra coscienza. In questo senso quello che potrebbe accadere è che a un certo punto potrebbe succedere che ci sia un distacco dall'attaccamento anche alla propria stessa esistenza. Sì. Nel senso, è come uno dei tanti oggetti che appaiono, nel senso... Sì, come ho detto, può essere o tutto indifferente o tutto rilevante.
ma non qualcosa rilevante e qualcosa indifferente. Questo è il compromesso contro cui si scagliava Nisargadatta. Diceva non fare compromessi, accetta tutto o rifiuta tutto, però invece tu ti trovi che alcune cose le accetti, altre le rifiuti e allora soffri però. Certo. Va bene, grazie. Grazie a te. Rossella. Sì, grazie. Prima di tutto vorrei esprimere la gioia per avervi incontrato, insomma, per questo fortunato caso di avervi incontrato, davvero, lo dico proprio di cuore. E, niente, volevo dire che mi sembra che ci troviamo di fronte a non per fare una citazione, ma è talmente puntuale che non posso non farla. Ci troviamo di fronte a quello che dice Wittgenstein quando dice il mio linguaggio è il limite del mio mondo. Nel parlare di quello di cui stiamo cercando di parlare ci troviamo esattamente di fronte a questo limite del linguaggio. Anche questa modalità dualistica in cui, come tu dici, non abbiamo altro modo di esprimerci se non che in questa modalità dualistica, dove il divenire è in relazione all'essere, il bene è in relazione al male, esistono l'uno in relazione all'altro. E questo è un limite oltre il quale non riusciamo a, non so se non riusciamo ad andare, non riusciamo a dire senz'altro. Ecco. E forse non riusciamo a pensare, perché sappiamo che il dire e il pensare sono inseparabili in qualche modo. E questo limite, sempre dice Wittgenstein, noi possiamo giungere a definire questo limite dall'interno, quello che dici tu quando dici il finito non può descrivere l'infinito, in qualche modo. E allora lui finisce così, no? Col dire di ciò, la famosissima, no? La famosissima frase di ciò di cui non si può parlare occorre tacere, no? Però ecco, per trovare altre parole a questo tacere, no? Questo tacere forse indica l'abbandono, il lasciare andare, come dire, la rinuncia e anche la rinuncia a quella mente di commerciante, no? Che dicevi tu. La gratuità, ecco, la gratuità, e in questa gratuità c'è la rinuncia alla definizione, ecco. Poi torniamo a dover parlare, a voler parlare, no? Però... sì, è interessante questa... È vero che Wittgenstein spesso si è affacciato su questi temi, no? Ecco, la cosa interessante è che quando si dice pensare dall'interno, no? È veramente vero, nel senso, adesso mi ricollego alla mistica, cioè il normale pensare è applicare il pensiero a un oggetto che ti sta di fronte, non solo un oggetto fisico. Penso a come
guadagnare abbastanza soldi per pagare l'affitto, ma il pensiero stesso usa concetti e immagini che rispetto a me, che sono la coscienza, sono di fronte a me. E comunque il pensare è sempre un pensare a qualcosa e quindi a una forma limitata. Cioè il pensiero, usando le parole che cosa fanno? Sono delle cornici che circondano un aspetto della realtà che si dà tutta insieme senza separazioni e dicono: Mela, quello che sta dentro la cornice è quello che la parola indica. Tutto quello che non ci sta non è la parola. Omni determinatio est negatio, no? Ogni determinazione nega di essere altro. Allora, questo fatto fa sì che ogni pensiero, essendo fatto di parole, si rivolge a aspetti limitati della realtà. Ora, il punto è, quando io penso al tutto, quindi anche la filosofia, non solo la... Quando penso al tutto, posso farlo? No, perché pensare al tutto è un pensare dal di dentro, in quanto chi pensa e il pensiero stesso non sta fuori del tutto a guardare il tutto, perché il tutto non sarebbe il tutto. E quindi l'unico modo di pensare il tutto o di parlare del tutto è dall'interno. E allora diventa impossibile un uso del pensiero e del linguaggio come quando io delimito in una cornice un oggetto. Allora non si può parlare del tutto. Beh, i mistici lo fanno, ma devono ricorrere a un uso non convenzionale del linguaggio. E, per esempio, possono dire, partendo dal presupposto che il tutto è ineffabile, quindi non si può in realtà dire che cos'è, posso dire a che cosa assomiglia. Cioè posso usare un pensiero simbolico, metaforico, che ha sempre il rischio di essere preso alla lettera. Ma dire che Dio, come dico spesso quando parlo di questo, dire che Dio è luce non significa che è una grande lampadina. Significa che l'idea di luce, che per esempio disperdere tenebre, ci dà sicurezza, permette di vedere, suggerisce alcuni aspetti che Dio come l'infinito, come il tutto, oppure si può, non potendo dire che cosa è, dice che cosa non è. C'è tutto il pensiero apofatico che in genere usa appunto la negazione degli opposti, non è né sostanza né sostanziale né insostanziale, né essere né divenire, né bene né male, né uno né tutti. E questo vuol dire non lo posso toccare col pensiero, quindi il pensiero deve riuscire a mettersi da parte e quello che resta è l'infinito. Oppure si può usare il metodo interrogativo, cioè non usare una definizione ma una domanda. Chi sono io? E questa domanda mi porta a cercare da dove sorge quella domanda e apre, no? E così via. Quindi ci sono altri modi non convenzionali di usare il linguaggio per indicare il tutto, ma è un indicatore però, non è una definizione o una cosa. La cosa interessante però è che pensare dal di dentro, va bene, all'infinito, spesso da parte, se c'è l'illusione di essere un io separato, diventa un pensare dal di fuori. Cioè, il finito cerca di pensare a ciò che è infinito come se fosse un oggetto, perché il pensiero questo fa. E quindi la conseguenza del tentativo di comprendere, no? Prendere dentro vuol dire comprehendo, prendo dentro. Allora, il tentativo di comprendere l'assoluto, quello che sia, l'infinito, col pensiero, siccome il pensiero ha sempre un oggetto e quindi qualcosa di fronte a sé, crea l'illusione
che questo infinito sia di fronte a me e che io non ne faccia parte. Invece il mistero, come si diceva, non è un problema che una volta risolto sparisce. Il mistero io sono incluso, è nell'essenza stessa di chi pone la domanda. Quindi quando il finito cerca con il pensiero di toccare l'infinito, quello di cui non si rende conto che l'infinito non è al di là del pensiero, ma è al di qua del pensiero. Cioè è da dove scaturisce anche il pensiero come espressione di quell'infinito. E allora nel momento in cui succede questo capovolgimento, diciamo un po' come la rivoluzione copernicana, quello che succede è che tutto, persino il pensiero, diventa una espressione dell'assoluto. Ed è quello che sta succedendo in questo momento, sempre. Grazie. Ecco, c'era Alessandro che voleva fare una domanda. Ciao Mauro, buonasera a tutti. Ah, ciao Alessandro. Ciao. Ciao Alessandro. Ciao. Beh, è tardi, quindi insomma... la domanda è in parte già stata risposta, come supponevo, aspettando. Però nel stesso tempo faccio una piccolissima, brevissima anche riflessione. Perché quando parli del fatto che no, insomma, è già qua, adesso siamo arrivati lì, perché poi ci torniamo sempre, però ecco, come dire, accade. Allora, cioè, in un certo senso è quando uno sta nella fase in cui ancora questo non sente che sia accaduto, come posso dire, sente una certa frustrazione nell'attendere che questa cosa accada, no? E quindi che succede? Che il cane che si morde la coda, che provoca più agitazione, quando invece l'indicazione, adesso che si intravedono tra le righe, è quella di comunque sia di rilassarti, in certo senso, di fare pace con tutto quello che ci accade, no? Insomma, se già normalmente non è semplice, adesso comunque siamo, come dire, penso tutti quanti, un pochino sotto pressione rispetto a tutte le nostre abitudini normali che fino a un anno fa avevamo, no? E quindi no, ecco, quindi come dire, da una parte accettare tutto, però non è, come dire, così semplice, ecco, questo rilassamento e appunto è autocontradittorio. E poi no, sono stati tutti interventi molto interessanti, ma mentre stavate parlando l'ultima cosa di Wittgenstein e del limite del linguaggio, come anche quella, insomma, le cose che dicevi tu adesso del linguaggio, che noi parliamo da dentro dell'infinito, allora mi è venuta in mente una cosa che ho letto proprio ieri, che era il classico koan zen, che diceva quando insomma a volte l'allievo va dal maestro e in questo caso gli chiede: che cosa mi dici quando venendo da te non ti porto nulla? E il maestro dice: buttalo in terra. Ma che cosa devo buttare se ho detto che non ho nulla? Allora portalo via. Ecco, quando hai detto la cosa di Wittgenstein mi è venuto in mente questo koan, insomma, che come dire... Però ecco, in realtà non so se è una domanda la mia, è più una... Però ecco, nello stesso tempo, quando poi hai risposto in Nisargadatta che ha detto o accetti tutto o rifiuti tutto, come dire, è difficile fare entrambe le cose, in certo senso. Non so, poi c'è sempre Non è difficile, per l'io è impossibile. Ecco. Per l'io è impossibile lasciarsi andare, per l'io è impossibile accettare, perché lui prima di fare questo si chiede sempre: ma io che ci guadagno? Ecco, sì. Questo è il punto. E se crede di guadagnarci qualcosa, non è lasciarsi andare, non è accettare. Il punto è che quando uno pensa che non accade e quindi si sente frustrato e deve aspettare,
L'assoluto sta accadendo nell'aspettare, sta accadendo nell'essere frustrato, sta accadendo nel pensiero non accade. Questo è il punto. Lo Zen dice, è come la mano, non la puoi afferrare e non te ne puoi sbarazzare. Anche se volessi, non puoi mai allontanarti di 1 millimetro dall'assoluto. E quindi quando uno crede accidenti, non è accaduto e deve ancora accadere e io non posso fare niente per farlo accadere perché mi hanno detto che io non può fare niente e quindi non accade, non posso fare niente e sono frustrato, quello è l'assoluto, quei pensieri, quelle emozioni che stanno avvenendo in quel momento. Mentre l'idea che se accade l'assoluto allora io avrò pace, quella è l'idea che si fa l'io, la mente commerciale dell'io, che appunto, come dicevo prima, l'assoluto sia la somma di tutte le cose per lui piacevoli, che spazzerà via la somma di tutte le cose non piacevoli. E questa è l'ultima illusione dell'io. Quando le ha provate tutte non gli è riuscito niente per accomodare la vita, per controllarla, per farci venirci a patti, per anestetizzarla, per accettarla, per lasciarla andare. Alla fine, quando le ha provate tutte e non funziona niente, allora l'io si rivolge alla santa non dualità, perché spera che lì allora avrà un assoluto che sarà la somma di tutto quello che è positivo, eccetera. Questa è l'idea della illuminazione che Tony Parsons dice, insomma, in fondo l'idea che uno c'ha è che deve vincere un biglietto alla lotteria. Se lo vinci hai svoltato. Ecco, questa è l'ultima illusione dell'io che darà luogo all'ultima delusione, e quando ci sarà pure questa, allora potrebbe succedere, ma non da parte dell'io, che sai, quando vedi che tutto quello che puoi fare non funziona, che fai? Te fermi. Il fatto è che l'io, siccome è una resistenza al presente, come dicevo prima, se si ferma, non c'è più. Se un'onda si ferma, c'è solo il mare, non c'è più l'onda. Naturalmente niente va guadagnato, niente va perduto. Ma quando l'io dice, vabbè, ma se l'assoluto tu mi stai dicendo, allora l'io dice, vabbè, tu mi stai dicendo, il tutto è. E il tutto è tutto, quindi è sofferenza, cioè è quello che sta succedendo. Quindi tu mi stai dicendo un truismo, cioè mi stai dicendo che il tutto è tutto questo, ok, e allora io che? E allora che? E allora io che ci guadagno? E la tua mente di commerciante è quella che il problema deriva dalla domanda dell'io che ci vuole guadagnare qualcosa, non è dal tutto che è tutto, perché il tutto è tutto, eccolo, è così semplice, è così immediato. È chiaro che allora questo non vuol dire che non ci sia più sofferenza, ci sarà la sofferenza come prima, eccetera, però il punto è che c'è una differenza notevole se tu dici io sono zoppo o se dici questa gamba zoppica, cioè c'è un'enorme differenza se c'è sofferenza ma non c'è più nessuno che la rivendica come propria, perché allora la sofferenza diventa sempre sofferenza, ma parte di quella danza degli opposti che si equilibra alla fine, come dicevamo prima, senza che ci sia di mezzo un io che si appropria di questa sofferenza. Perché l'io magari può continuare a dire, a fare, ma ormai si vede che non c'è più consistenza in quello. Io commerciante, insomma, è difficile, perché comunque siamo abituati a fare tutto quanto, non voglio dire, però, insomma... sì, no, non è difficile, è impossibile per l'io. Certo. Cioè l'idea il messaggio della non separazione, dillo come te pare, non si rivolge mai all'io. L'io non lo può capire e non lo può mai accettare. Non lo può accettare perché lui è fatto proprio della negazione di questo.
E allora, ma per fortuna c'è dietro ogni apparente io qualcosa, che è una sola cosa per tutti poi in realtà, che lo sa già che l'io è un'illusione, lo sa già che non ci sono separazioni. E questo può accadere comunicando come facciamo noi, oppure senza fare assolutamente niente, senza aver mai incontrato un messaggio di questo genere. Può accadere nei modi più... Perché? Perché qualcosa nella essenza nostra lo sa già, solo che non è qualcosa che sta giù nel profondo nascosto e che bisogna scavare per arrivare lì. In realtà è talmente in superficie che è difficile da... Pensiamo sempre che dobbiamo andare a cercare chissà dove, no? Come quello lì, beh, questo molti di voi la conoscono, però se c'è anche uno che non lo sa, è carinissima la storia di Mullah Nasruddin, no? Mullah Nasruddin è questo maestro sufi che per insegnare ai discepoli la follia della mente si comportava come un deficiente, praticamente faceva. E allora a un certo punto un amico lo vede cercare per terra sotto un lampione qualcosa, e allora l'amico dice che c'è? Dice guarda, mi sono cadute le chiavi di casa e le sto cercando. Allora l'amico dice t'aiuto, si mette a cercare pure lui. A un certo punto l'amico divide in settori, dice mo guardiamo pezzo per pezzo, non le trovano ste chiavi. E allora dice senti, ma dove te le sei perse? E lui dice me le sono perse laggiù. Dice ma allora perché le cerchi qua? Dice perché qui c'è più luce, perché c'è il lampione. Ecco, cioè noi cerchiamo dove c'è una luce che non è dove è, perché in realtà dove sta è, eccolo qui. Non abbiamo bisogno di fare un passo per cercarlo. Grazie Mauro, grazie. Grazie a te. Eleonella. Bene, grazie a tutti, non vedo altre domande. Mauro, vogliamo salutare? Sì. Vedo anche Paola. Ciao cara. E non li vedo tutti perché non so come, insomma, non sono molto... Però... Beh, possiamo anche aprire i microfoni per salutarci. Salutare Mauro. Ok. Mi sa che Alessandro che... Ecco. Ciao Mauro. Eccola. Ciao. Ciao, che piacere. Stai bene. Grazie. Grazie. Alessandro, mi sa che, non lo so, sarà un'impresa quasi impossibile editare questo video di oggi. Che dici? Beh, quello di stasera sarà la prima parte abbastanza impegnativa. Sì. Però la seconda no, la seconda va benissimo. Però prima è un po'... Vedi tu, tagli e cuci. Sì. Comunque a breve, giusto così che sono tutti, a breve uscirà un altro satsang, quindi sarà disponibile, quello d'ottobre. Ah, bene. Okay, quindi, ok. Ciao a tutti. Della tua opera. Di che? Piacere. È veramente un tempo che dedichi. Ciao, buonanotte. Ciao, grazie. Grazie. Aprile ci vediamo. Ciao Mauro, grazie. 22 Pasqua. Ciao. Ciao Mauro.